Oggi ci troviamo all'aeroporto di Milano Malpensa perché l'obiettivo della nostra missione si trova in Nord Europa. Seguiteci! Siamo a Dublino, abbiamo noleggiato una macchina e stiamo per andare a Leap Castle, che dista circa 2 ore da questa città. Il luogo era già sede di insediamenti nel Neolitico, ma tra il 1200 e il 1300 è stato costruito un castello. Nel 1500 il castello è stato assediato dal conte di Kildare, che però è riuscito soltanto a demolirlo in parte. Ma è quando è passato sotto il controllo della famiglia O'Carroll che sono accaduti alcuni fatti piuttosto cruenti. Volete un esempio? 2 fratelli erano molto rivali, uno di essi era un prete e durante una messa fu ucciso dall'altro fratello. Nel 1659 il castello passa alla famiglia Darby tramite matrimonio. Una figlia del clan O'Carroll sposa un capitano della famiglia Darby. Il capitano Darby era prigioniero e la sorella degli O'Carroll gli dava del cibo e lo aiutò anche a fuggire. E anche qui un nuovo fatto di sangue. Un fratello della famiglia O'Carroll, vedendo il capitano che stava fuggendo, cerca di fermarlo, ma viene ucciso. Agli inizi del Novecento, una discendente della famiglia Darby, Mildred Darby, eredita esperimenti di occulto e paranormale. E proprio lei racconta di aver visto una presenza spiritica molto inquietante, che viene chiamata l'elementare. Nel 1922, durante la guerra civile, il castello viene dato alle fiamme dall'IRA. Infatti la famiglia aveva dovuto vendere alcuni possedimenti per coprire le spese di ampliamento del castello e la protesta del popolo portò a questa estrema rivoluzione. Un episodio anche qua cruento, questa volta non riguarda le persone ma gli animali. I piccioni che la famiglia allevava vennero appesi alle torri con dei ganci da macellaio. Successivamente a questi fatti, durante dei lavori di restauro, nella cappella dove era avvenuto l'omicidio dei 2 fratelli, chiamata da allora Bloody Chapel, quindi cappella insanguinata, fu ritrovata una botola. In fondo a questa botola c'era uno stanzino armato di punte di legno molto acuminate e si suppone che per questa botola fossero fatti cadere gli ospiti sgraditi e a quanto pare dovevano essere molti, perché si dice che furono recuperate parecchie ossa umane, tanto che ci vollero addirittura 3 carretti pieni per portarle via. E tra queste ossa un curioso ritrovamento, un orologio da tasca del 1840. La famiglia Darby finisce per estinguersi e nel 1970 la proprietà passa a un australiano che fa addirittura venire una strega bianca dal Messico per esorcizzare il castello. Questa strega dichiara che le presenze sono ancora lì, ma non sono più malefiche. Nel 1991 il castello passa all'attuale proprietario, Sean Ryan. Durante i lavori di restauro pare gli siano capitati alcuni piccoli incidenti che hanno procurato anche qualche guaio fisico, eppure lui sembra intenzionato a rimanere.
questo è Lip Castle. Entriamo. Questo è il salone principale. All'arrivo siamo colti da Sean, che ci mostra il primo piano e ci spiega la struttura del castello. Adesso facciamo un primo giro con la luce diurna, così ci rendiamo conto di com'è la situazione, come sono le stanze e se ci sono già adesso eventuali anomalie che sono a questo punto da considerare normali, e così che nel caso si ripresentino in nottata possiamo avere già comunque un precedente che ci può essere d'aiuto. Cominciamo con la zona della sera. Faccio un po' di foto. C'è il barometro anche? Ce l'hai qui? Ricordiamoci qua. Però devo segnarti i valori perché sennò... Vabbè, 1,5. No, vabbè, ma sappiamo che qua. Vabbè, più o meno... Vicino dove c'è la corrente. Ricordatelo perlomeno. Posso darti? Sì, sì. Qua stiamo salendo verso il primo piano, il pallone più del primo piano. I gradini sono un po' infimi. Dovessi sentire qualcosa io vi avviso. Attention. No, non c'è, è disponibile. Good. Sì, sì, disponibile. Quello che vedete lì sopra è la balconata da cui in teoria si sono stati fatti molti avvistamenti dell'elementare. Questo quadro ha subito attirato la mia attenzione, oltre ovviamente alla vistosa bruciatura, una leggerissima variazione di campo. Dopo una foto infrarossi scattata a questo quadro, ci siamo subito accorti di una variazione significativa nel campo elettromagnetico. Questo è un punto interessante, è quello dove quella trasmissione diceva che tipo di frequenza. Posso sparare un infrarosso? Sì, sì. E dove diceva che appariva l'elementale, giusto? Sì. Questo probabilmente era solo un ripostiglio. Questa è la nostra Bloody Chapel. Ora c'è la luce. Questa è la Bloody Chapel. Vi racconteremo più tardi la sua terrificante storia, ma vediamo di capire bene come orientarci. Innanzitutto abbiamo questa porta, attraverso la quale, secondo le testimonianze, apparirebbe lo spettro di un frate, o meglio ancora di un prete. E quando racconteremo la storia della Bloody Chapel capiremo anche di chi si tratta.
Abbiamo poi un altro punto molto inquietante di questa cappella. Venite a vedere, si tratta della Publiette. Qui venivano gettati i prigionieri e i nemici della famiglia a cui apparteneva il castello. La buca è stata riempita di terra, era molto più profonda prima, e gli spuntoni accoglievano i malcapitati all'interno di questo buco. Inquietante, vero? Il giro di ricognizione è finito. Adesso ci prepariamo per la nottata. Questa è la strumentazione che utilizzeremo questa notte per la nostra indagine. Innanzitutto abbiamo una telecamera con visione notturna, Night Shot, che registra su cassette. Abbiamo un rilevatore di campi elettromagnetici in basse frequenze. Abbiamo anche un barometro. Il barometro è importante perché, secondo le varie testimonianze di avvistamento dei fantasmi in questo castello, soprattutto dell'elementare, si parla di una brusca diminuzione della pressione atmosferica. Abbiamo una fotocamera a infrarossi. Ricordiamo che l'infrarosso non è la stessa cosa del Night Shot, non è a livello di una termocamera, però ci dà comunque la possibilità di rilevare cose interessanti. Abbiamo un set di pile e di torce, questo perché per la Bloody Chapel ne avremo sicuramente bisogno, e le ricariche sono molto importanti, soprattutto dalle testimonianze secondo cui le batterie giocano sempre brutti scherzi nei momenti migliori. Abbiamo poi 2 ricce trasmittenti, questo nel caso in cui il nostro gruppo si debba separare per tenerci in contatto, e una fotocamera digitale ad alta definizione con vari filtri, tra cui quello polarizzatore. Dopodiché abbiamo ovviamente anche una videocamera ad alta definizione, che è quella tramite il quale mi state guardando e che è utilizzata dal nostro operatore Davide. Presentiamo anche lui presente in questa missione. Abbiamo scelto di effettuare la nostra investigazione con le luci accese. È una cosa ben diversa da quella che viene fatta abitualmente, ma noi abbiamo deciso per questa soluzione innanzitutto per trovarci con la mente lucida. Siamo qui per verificare se veramente accade qualcosa, se davvero possiamo trovare delle prove di qualcosa di fuori dal comune. E non possiamo farlo se i nostri sensi sono influenzati, ad esempio, dalla mancanza di luce, oppure se possiamo cadere in errori visivi, quale può essere il movimento veloce di una torcia su un qualsiasi oggetto presente nella stanza, oppure ancora essere influenzati dalla polvere o da un piccolo insetto che passa davanti alla telecamera col Night Shot e scambiarlo quindi per un globo. Secondo noi è importante che le nostre facoltà percettive siano al 100%. Pensiamo soprattutto che se davvero ci sarà una presenza che vorrà farsi vedere o farsi sentire, non avrà bisogno del buio. Avremo bisogno delle torce però per la Bloody Chapel. La cappella insanguinata è priva di corrente elettrica. Lì non potremo fare a meno di mantenere la maggior lucidità possibile. Soprattutto una cosa che abbiamo notato, la Bloody Chapel ha le finestre senza vetri, quindi abbiamo già sentito delle forti correnti d'aria, e immaginate quindi quanto potrebbe essere facile sbagliarsi e sentire quello che non è realmente. E queste correnti d'aria comunque si sentono anche in ambienti grandi come questi, anche se i vetri alle finestre sono presenti. Questo è anche uno dei motivi per cui non abbiamo portato il termometro ambientale. Ci avrebbe magari condizionato, ci avrebbe messo ansia e ci avrebbe dato un dato poco attendibile. La notte si avvicina, è ora di iniziare ponendo qualche domanda a Sean Ryan. I'm very curious about it. Sono molto curioso.
Vorrei sapere come lei ha deciso di diventare il proprietario di questo castello. Era un progetto o è stata un'occasione che lei ha avuto per diventare il proprietario di tutto questo? È stata un'occasione, non c'erano piani. È stato messo in vendita nel 1991, era molto economico, eravamo in piena recessione, noi eravamo giovani e con tanta energia. Cosa mi può dire sugli oggetti e l'arredamento? Ho visto alcuni pezzi molto particolari, li ha acquistati insieme al castello? Oh, no, no, no. Questo era disabitato dal 1922, quindi era un guscio vuoto. Quindi tutto qui dentro l'abbiamo portato noi. È un po' eclettico, ma sono cose che ci piacciono. Cosa pensa riguardo tutti i team venuti qua da show televisivi? Sono reali o hanno insceneggiato per fare audience? Le persone che sono venute sono state genuine. Non possono aver creato molte delle cose. Non potevano sapere le esperienze che noi stessi abbiamo avuto. Vorrei sapere se ha visto qualche fantasma o ha sentito qualcosa di particolare. Fantasmi non è la parola da usare. Abbiamo molti spiriti in casa e abbiamo avuto sempre esperienze. E se li abbiamo visti, sì, li abbiamo sentiti. C'è una donna che tocca le persone qui. E non vi siete mai spaventati? No, non ci siamo mai sentiti minacciati. Semplicemente ci fanno sapere che sono qua. Sapevate già del posto o lo avete scoperto? Oh, no, no. Sapevamo che avesse una reputazione. Non sapevamo di casi, cose specifiche. Semplicemente sapevamo della reputazione. Prima di venire qua ho guardato in internet per alcuni articoli riguardo il Leap Castle e ne ho visto uno nel quale ha riportato che quando stava facendo lavori di ristrutturazione è caduto 2 volte rompendosi una caviglia e un ginocchio. E ha detto che qualcuno o qualcosa stava muovendo la scala dal muro facendola cadere. Quello che ho letto è vero? No, non ho detto questo. È stata una delle compagnie televisive che è venuta a dire questo. Non sono sicuro sul perché è accaduto, ma io non ho mai detto questo, che sono stato spinto dalla scala. Quello che percepisce e quello che ha visto non ha mai provato a minacciarla, quindi c'era qualcosa che non combaciava con questa... Sì, sì. No, non abbiamo mai trovato niente di minaccioso, per niente. Sono caduto, mi sono rotto il ginocchio e tutto ciò. Può essere un errore che ho commesso, non so. È un mistero. Un po' sì. Ci sono alcuni articoli che parlano di un particolare fantasma chiamato Elementale, questo uomo, mezzo pecora. Vorrei sapere se è vero o cosa ne pensa. L'elementale sarebbe la presenza più inquietante presente al Leap Castle. Evocata probabilmente nel tardo XIX secolo da Mildred Darby, questa presenza maligna, che porta con sé il fetore della morte, si sarebbe mostrata più volte nel corso dei decenni. Tutti chiedono di questo, è la cosa più documentata. Per centinaia di anni è stato scritto a riguardo. Ma noi non abbiamo neppure una volta avuto questa esperienza. Quello che sappiamo su di essa è che è una forza negativa, cattiva, malvagia, ma non so perché non abbiamo né vogliamo provarla. Tutto ciò che abbiamo provato qui è amichevole, calmo e benevolo.
Quindi non ha mai sperimentato l'elementale, ma ha detto che ha sentito e visto qualcosa o qualcuno. Ho letto per esempio di un vecchio seduto vicino al camino. Questo? No, no, seduto là, al tavolo. È accaduto una volta, più volte? Oh no, molte volte. Più volte? Molte volte. Seduto là? Seduto lì, su quella sedia. Ma l'abbiamo incontrato anche al piano superiore. Sì. Sì, È un vecchio? un uomo vecchio, molto scheletrico, da qui in su. Il resto nebbia, una nuvola. Quindi non possiamo vedere cosa indossa. E quindi non sappiamo di che periodo sia. L'articolo diceva che quando l'ha incontrato gli ha solamente detto buongiorno e ha continuato a fare quello che stava facendo. No, non abbiamo mai detto buongiorno, ma abbiamo semplicemente continuato a fare ciò che stavamo facendo. Ma egli non Interessato? sembrava presente. E cosa stava facendo? Era semplicemente seduto e guardava fuori. E poi è svanito? È stato lì per gran parte del giorno. Noi uscivamo, entravamo e a un certo punto non c'era più. E al piano di sopra dove? Nel salone. Nel salone. E cosa stava facendo? Seduto anche in quel caso. Semplicemente seduto e guardava fuori. So che c'è una donna in rosso, è corretto? No, una delle televisioni ha detto questo. Noi non abbiamo mai visto una donna in rosso. Abbiamo visto una donna in nero con un risvolto bianco qua giù. Ha toccato molte persone, le ha sfiorate, così. Mia figlia l'ha incontrata prima, usciva dalla cucina ed è stata palpata con le dita. Ma nemmeno la donna in rosso abbiamo mai visto. E qual è la sensazione quando lei tocca? È un brivido o è semplicemente come un'altra persona, quindi non è nemmeno freddo? No, non è freddo, no. Ma molte persone l'hanno provato quando sono venute in visita. Poche persone non sono state contente, ma la maggior parte non hanno avuto problemi. Sono anzi state sorprese da loro stesse, da come hanno reagito. Qual è il posto in tutto il castello dove ha sperimentato di più? Probabilmente qui, perché è qui che spendiamo la maggior parte del tempo. Anche nel salone al piano di sopra, capisci? Nella cappella, in cima. Non lavoriamo. Quindi vado con le persone quando vengono a visitare, devo andare ad aprire il tetto e altre cose, ma non passiamo molto tempo lassù. Questo è il posto. Dipende semplicemente dal tempo che passa. Dipende dal tempo che ci trascorriamo. Nella cappella non ha mai visto qualcosa come un prete? È accaduto? La cappella del castello viene chiamata la cappella insanguinata perché in seguito alla morte di Mulroney O'Carroll nel 1532 scoppia una feroce rivalità interna al clan per la leadership, fratello contro fratello. Uno di loro era un prete e stava tenendo una messa con parte della famiglia nella cappella, quando il fratello rivale, Tage Lorb O'Carroll, fece irruzione e lo ferì mortalmente. Egli morì sull'altare, di fronte ai propri familiari. Può essere. È una figura incappucciata, ma non l'abbiamo vista molto chiaramente. Non sembra il tipo di indumenti che il prete ucciso dal proprio fratello avrebbe indossato. Ma non siamo sicuri se è simile. Guardava anch'egli dalla finestra ad ovest. Abbiamo notato che nelle apparizioni raccontateci da Sean c'è una cosa in comune: gli spettri guardano le finestre a ovest. C'è invece un'ora che pensa potremmo vivere questi fenomeni maggiormente. Può cadere in qualsiasi momento, giorno o notte, per qualsiasi durata. Lei e la sua famiglia continuerete a vivere qua nel futuro? Che progetti avete su questo posto? Pensate di andare avanti con i lavori di restauro oppure vi piace così com'è adesso?
Ci piace il modo in cui è, ma vogliamo continuare il più che possiamo. Mettere un tetto migliore alla torre, ci vorrà del tempo, ma forse il prossimo anno inizieremo. Almeno io spero che inizieremo. Le nostre generazioni saranno felici e quindi con la prossima magari mia figlia proseguirà. Abbiamo fatto molto. Ho fatto molto con le mie sole forze. Se dovesse scommettere su qualcosa, pensa che noi avremo un'esperienza particolare stanotte o no? Io non so rispondere, non sono uno scommettitore. Alcune persone si aspettano delle esperienze, quindi arrivano qui e cercano qualcosa. Non penso che cercano qualcosa, vengono qui per la sua reputazione. Sì, magari sperano, non lo so. Altre persone invece arrivano qui del tutto ignare di quello che succede. Secondo lei è più probabile o meno probabile che queste persone notino qualcosa? No, non c'entra. Molte le hanno avute e di contro molte altre no. Penso che è una specie di cosa personale. Io non penso di essere la persona più aperta a questo nel mondo, ma non posso scappare perché sono qui tutto il giorno, tutti i giorni. Tu dici che se ci credi ma non pensi che si manifestino, però i fantasmi ci sono, no? Però già la tua mentalità è già un po' diversa perché già ci credi. Pensa a una persona come me che tiene ancora il dubbio, nel senso che tiene e dice non ho avuto le prove quindi sono portato a non crederci. Ma ho questo piccolo spiegaggio: se mi si manifestasse la donna in nero come dice lui o il signore seduto lì sulla sedia, non solo hai quel momento di oh mamma, di paura, di gelo, diciamo, magari forse le parole rassicuranti di Sean ti fanno vedere la cosa in maniera diversa, però capisci che da quel momento in poi si cambia la visione della vita in maniera cioè ti si stravolge tutto, si stravolge veramente tutto. Sì, certo. Beh, dipende dalla convinzione che hai prima di Esatto. Neanche fosse un solo dubbio, anche se tu non sei convinto ma lasci il dubbio, avere una risposta ti può cambiare tutto. Vabbè, certo.